Ciao e bentornate sul mio canale. Oggi realizziamo una borsetta a forma di macchina fotografica. È un progetto che mi ha sempre incuriosito e inoltre molte di voi mi avevano chiesto appunto di poterlo realizzare ed eccolo qua. Sempre Indalux, sempre Borgo dei Pazzi, andiamo a vedere subito cosa ci servirà. Eccoli qui i miei cordini preferiti, sempre Indalux, sempre Borgo dei Pazzi, il Lurex, io li adoro. Ormai credo che avete ampiamente capito perché chi mi segue da tempo ha visto che i miei ultimi tutorial sono creati appunto con questo cordino. Per questa nostra macchina fotografica io ho scelto queste 4 tonalità ed esattamente per il corpo borsa ho scelto la tonalità del verde scuro che sul sito trovate col numero 18. Poi, per quanto riguarda il tondino che sta al centro della targhetta, utilizzerò il nero che è il numero 5 e poi per gli altri dettagli, compresa la fascia, utilizzerò sia il beige che l'oro, rispettivamente il numero 3 e il numero 34. Il quantitativo è circa 300 grammi, ma nel complesso ne serviranno un 150, quasi 200 del colore principale con cui faremo il corpo borsa ed anche la tracolla e poi ne basterà pochissimo, intorno ai 30 grammi, 30 massimo 50 grammi degli altri colori. Quindi questo tutorial si presta tantissimo anche per poter riutilizzare tutte le rimanenze che abbiamo dopo aver creato dei progetti e ci rimangono 50 grammi, 30 grammi di altri colori, non sappiamo più che cosa farne. E questo appunto è un ottimo tutorial appunto per poterli sfruttare appieno. L'uncinetto che ci servirà è il 3,5 che io utilizzo sempre per questo cordino Indalux, ma potete tranquillamente utilizzare anche il numero 4. Io ve lo dico sempre, questa è una scelta vostra. Per chiudere la borsa potete prendere una calamita o da cucire con le alette, sempre questo in base al vostro gusto e come vedete non serve nient'altro, quindi veramente con poco possiamo appunto dar vita a questa pochette molto particolare che ricorda una macchina fotografica. Detto tutto questo, iniziamo subito con la spiegazione. Iniziamo la realizzazione del corpo borsa facendo 75 catenelle. Io poi ho fatto anche un'altra cosa, prima di iniziare ho lasciato un quantitativo di filo che poi ci servirà per cucire la base, ve lo farò vedere più avanti. L'importante è che lasciamo questa parte qui, quindi la codina un bel po' più lunga, così poi da poter cucire con ago di raffettuccia la base. Quindi una volta realizzate le 75 catenelle, noi mettiamo le catenelle tutte diritte, quindi facciamo questo lavoro perché devono essere cucite in tondo perfette. Ecco qui, quindi andiamo a prendere la prima catenella effettuata, quindi chiudiamo e realizziamo un punto bassissimo. Facciamo una catenella e adesso iniziamo la lavorazione in tondo. La codina, quindi tutto il filo, ce lo spostiamo qui che non lo dobbiamo incastrare ma lasciare libero. Quindi fatto questo, quindi abbiamo fatto una catenella e iniziamo con dei punti bassi, quindi iniziamo col primo, quindi sullo stesso punto, eccolo qui, e iniziamo con dei punti bassi, quindi su ogni maglia disponibile, vedete, andiamo a realizzare i punti bassi, quindi saranno 75 e procediamo così per tutto il giro, quindi semplice giro di punti bassi. Quindi lo facciamo, arriviamo a questo punto e vediamo appunto come proseguire. Arrivati qui all'ultimo punto, quindi abbiamo creato 75 punti, adesso noi anziché chiudere
col punto bassissimo da adesso in poi lavoreremo a spirale e inizieremo con il punto. Completato tutto il giro, adesso anziché chiudere con un punto bassissimo sul primo punto, inizieremo la lavorazione del punto canestro e lo faremo a spirale, cioè non chiuderemo più per ogni giro, quindi poi alla fine andremo a chiudere quando completiamo appunto tutta l'altezza del corpo borsa. Quindi cosa facciamo? Andiamo sul primo punto e andiamo a fare un punto basso normale. Quindi vi spiego esattamente, anche se lo faccio in tanti tutorial, vi spiego nuovamente come si fa il punto canestro. Nel secondo punto, anziché entrare quindi in queste due asoline, andiamo alla base del punto basso, quindi qui dentro, e realizziamo un punto basso. Nel punto successivo andiamo nella parte alta e in quello dopo ancora andiamo non qui ma alla base del punto basso, vedete, quindi in questa parte. Quindi il punto canestro dobbiamo alternare punti bassi una volta presi normalmente come lo prendiamo di consueto, ed il secondo invece dobbiamo prenderlo alla base in questa maniera. Vedete? Questo è il risultato. Quindi proseguiamo, quindi per tutta la riga, e alterniamo il punto basso, quindi preso una volta in alto e una volta alla base. Quindi ci rivediamo alla fine del giro per vedere come proseguire. Abbiamo completato il primo giro, quindi non chiudiamo, ma continuiamo sempre con il punto canestro e ci regoliamo in questa maniera. Vedete, questo è un punto, il punto preso alla base, e questo è il punto basso normale. Quindi cosa facciamo? Dove abbiamo fatto il punto preso alla base, andiamo a fare l'inverso, facciamo il punto basso normale. Questo è il punto basso normale, lo prendiamo alla base, vedete qui. Quindi dobbiamo alternare i punti, quindi qui lo prendiamo alla base, scusate, lo prendiamo in alto, e qui invece alla base. E dobbiamo fare così per tutti i giri, quindi nel momento in cui tanto non chiudiamo, ci ritroviamo sempre sotto ciò che dobbiamo fare. Cerchiamo di non sbagliare, vedete? Questo è il punto basso normale, si fa il punto canestro. Punto basso normale, punto canestro. Ed ecco come si presenterà il lavoro man mano che procediamo. Adesso continuiamo per qualche altra riga, penso di fare altre 4-5 righe e poi mi fermo perché voglio fare la cucitura, perché siccome la lavorazione diventa abbastanza rigida, poi viene complicato voltarla, quindi io arrivo all'incirca a metà del lavoro e ci rivediamo per farvi vedere appunto come con ago tirafettuccia chiudere appunto la base della borsa. Ne ho fatto un pezzetto, come vi avevo detto, perché poi se lo completiamo il corpo borsa e poi facciamo la cucitura, siccome va cucita al contrario, essendo abbastanza rigida, non viene benissimo. Quindi io preferisco sviluppare qualche rigo e poi appunto fare la cucitura. La cucitura, come vi stavo dicendo, viene fatta al contrario, quindi questo è il dritto. A proposito, vedete quanto è carino il punto canestro? Cosa faccio io? Faccio in questa maniera, quindi lo giro al contrario, mi preparo il filo appunto che ho lasciato un po' più lungo, quindi mi sistemo in questa maniera. Io adesso prendo un ago tirafettuccia o un ago da lana, insomma quello che vi trovate a casa, e andiamo ad effettuare quindi la cucitura del fondo della borsa.
quindi sistemiamo per bene. E quindi cosa facciamo? Vedete che ci sono queste asoline. Noi andiamo, entriamo col l'ago, tiriamo, poi andiamo in quello successivo, in quello di fronte e tiriamo, quindi molto molto semplice. Andiamo avanti e continuiamo questa cucitura, tiriamo per bene, quindi continuiamo, quindi queste asoline, questa e quella di fronte, e lo facciamo fino alla fine. Ci rivediamo a questo punto e vi faccio vedere come chiudere e come nascondere il filo. Sono arrivata all'ultimo punto, quindi faccio l'ultimissimo, tiro per bene e adesso andiamo a nascondere il filo, quindi lo mettiamo qui e poi tagliamo il filo e rigiriamo il lavoro. Facciamo un altro paio di punti, ecco fatto. Fatto questo, tagliamo il filo in eccesso ed ecco qua, cucitura effettuata. Adesso noi rigiriamo il lavoro e continuiamo a realizzare il nostro corpo borsa. Quindi continuiamo la lavorazione, quindi continuiamo sempre a punto canestro, arriviamo a circa 18 cm. Io comunque poi nel momento in cui terminerò vi dirò esattamente la misura, quindi più o meno 18 cm, e ci rivediamo per vedere come realizzare la seconda parte della borsa. Ed ecco qui la prima parte completa, quindi il corpo borsa in verde che ho ottenuto è lungo 19 e larga 20. Adesso io ho terminato perché adesso dovrò cambiare colore, quindi cosa ho fatto? Ho tagliato il filo, adesso vi faccio vedere, anche se già molti di voi lo conoscono, come si fa l'asola di chiusura. Quindi cosa faccio? Ho tagliato il filo, io sfilo, quindi mi ritrovo in questa situazione, mi aiuto anche con un uncinetto più piccolo. Adesso io cosa faccio? Qua c'è un punto, io vado in quello più indietro, inserisco l'uncinetto da questa parte e faccio passare il filo. Tiro per bene, vado nell'ultimo punto realizzato, entro nel mezzo delle due asoline e faccio ripassare il filo. Se adesso voi vedete, ho realizzato una maglia, non so se si riesce a vedere bene, penso di sì. Quindi l'asola di chiusura serve appunto per non far vedere dove inizia e finisce il lavoro, quindi viene una cosa veramente molto pulita. Dopodiché andiamo il filo andiamocelo a nascondere, quindi io faccio anche una sorta di catenella per chiuderlo per bene e poi nascondo il filo che poi andremo a tagliare. Quindi questo per quanto riguarda l'asola di chiusura. Adesso dobbiamo realizzare la fascia, diciamo, che rende tipica la macchina fotografica. Quindi dobbiamo andare a creare con un altro colore, quindi ho scelto il dorato, quello un po' più tenue, perché in anteprima vi ho fatto vedere il nero, due tipi di dorato e il verde. Adesso noi prendiamo uno dei due dorati e dobbiamo andare a costruire questa fascia, che anziché andare a lavorare dal dritto, perché poi verrà rivoltata e quindi se noi lavoriamo dal dritto in questa maniera, lo rivoltiamo, verrà fuori la parte interna. Invece noi cosa facciamo? Lo lavoriamo al contrario, cioè intanto cappietto, prendo l'altro colore, mi vado ad agganciare in uno dei due lati perché da adesso in poi i giri verranno chiusi, quindi ogni giro, quindi così andiamo a nascondere anche nel laterale, eventualmente si dovesse vedere, quindi la chiusura inizio e fine giro. Quindi cosa faccio? Io vado a lavorare quindi dal retro, perché così quando poi rivolterò il lavoro, ripeto, si vedrà la parte migliore.
quindi io mi aggancio con un punto basso. Da adesso in poi non faremo più punto canestro, ma dei semplicissimi punti bassi. Nel frattempo mi nascondo anche la codina e vado a lavorare così su tutte le maglie disponibili, su tutto il perimetro, con la differenza che appena arriviamo a fine giro faremo un punto bassissimo e chiudiamo. Quindi cosa facciamo? Adesso facciamo tutto il giro, ci rivediamo qui, vi faccio rivedere il passaggio del chiusura giro, inizio giro, e quindi ci rivediamo e vi spiego poi il passaggio successivo. Completato il primo giro a punto basso, io vado a chiudere con punto bassissimo sul primo punto, ecco qua, poi faccio una catenella e ricomincio. Quindi sullo stesso punto ricomincio con i punti bassi e su tutti quelli disponibili andrò a realizzare quindi i miei circa 7 giri di punto basso, sempre lavorati in quel senso lì, e ci rivediamo non appena questa striscia è completa. Saranno circa 5 centimetri e circa 7 giri. Ovviamente nel momento in cui avrò completato vi dirò esattamente misure e numero di giri. Ed ecco così completata anche la fascia. La fascia misura 5 centimetri e mezzo e io poi alla fine ne ho realizzati 9 perché altrimenti veniva troppo sottile. Ho chiuso con asola di chiusura come vi ho mostrato col colore verde e adesso noi cosa facciamo? Dobbiamo rigirare, come vi dicevo prima, questa fascia, quindi noi ce la andiamo a rigirare per bene. Ecco qua, poi ce la sistemiamo per bene ed ecco così come deve venire il lavoro, vedete? Quindi noi abbiamo il lato del dritto, ecco il motivo per cui ho lavorato in quel modo. Adesso noi dobbiamo andare a creare la forma dell'obiettivo della macchina fotografica, quindi riprendiamo l'uncinetto numero 3,5, prendiamo il colore nero che vi ho mostrato poc'anzi, sempre Borgo dei Pazzi ovviamente, facciamo un anello magico dentro al quale andiamo a creare 6 maglie basse all'interno, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo la codina e adesso andiamo a creare questo cerchio. Chiudiamo sul primo punto con un punto bassissimo e adesso andiamo a raddoppiare, quindi diventeranno 12 su ogni maglia. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo giro. Completato il primo giro, quindi abbiamo adesso 12 maglie, quindi abbiamo fatto una catenella e andiamo a realizzare 2 punti bassi nello stesso punto, quindi un aumento, e un punto basso in quello successivo. Nella maglia successiva ripetiamo un aumento e in quello dopo una maglia bassa singola. Lo ripetiamo questo modulo per tutto il giro e facciamo altri 2 giri, quindi in quello successivo faremo un aumento e 2 punti bassi singoli e nel giro ancora un aumento e 3 punti bassi singoli e ci rivediamo non appena abbiamo concluso anche questi 3 giri. Ho completato quindi pure il terzo giro, adesso dobbiamo fare gli ultimi 2 cambiando colore. Quindi adesso noi che cosa facciamo? Dobbiamo chiudere con punto bassissimo, quindi prendiamo il primo punto effettuato, ci prepariamo l'altro colore, quindi il dorato un po' più forte, quindi l'ultimo colore che vi avevo mostrato. Fatto l'asolina, io vado a chiudere con un punto bassissimo avendo preso il nuovo colore. Io già quello nero l'ho tagliato ed ecco qua. Catenella e adesso continuiamo. Qui avevamo fatto un aumento e 3 punti bassi. Adesso con il nuovo colore andiamo a fare un aumento
e 4 punti bassi. La codina ce l'andiamo a nascondere, quindi 1, 2, 3, 4 e adesso facciamo un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto e continuiamo con lo stesso modulo. L'ultimo giro invece, sempre con questo dorato, faremo dei punti bassi senza aumenti, quindi ci rivediamo nel momento in cui questo tondino è terminato. Ed ecco il tondino completo. Adesso vi faccio vedere che già la nostra borsa inizia a prendere forma. Adesso dobbiamo creare una sorta di riflesso qui all'interno del nostro cerchio, quindi dell'obiettivo, diciamo, e adesso prendiamo sempre un po' di questo filo dorato, questo che abbiamo usato per il tondino, e andiamo a creare una sorta di riflesso e vi faccio vedere. Ci inseriamo sempre qua nell'ultimo giro dove c'è il nero e creiamo una sorta di V. Io faccio in questa maniera e faccio questa sorta di decoro che ricorda ancora di più una macchina fotografica, quindi l'obiettivo. Ci ripasso qui nel mezzo un'altra volta, vedete? Quindi una cosa molto facile. Poi vado nel punto successivo e rifaccio la stessa cosa. E questo piccolo lavoretto lo ripeto in circa 6 punti, quindi ci rivado sopra. Non deve essere perfetto, quindi vedete, non sono lavori questi qui di perfezione, ma per dare così una sorta di riflesso più verosimile per quanto riguarda una macchina fotografica. Lo facciamo per altri 4 punti, quindi arriviamo all'incirca qui e ci rivediamo per vedere come fare l'ultima parte della borsa. Ed ecco il tondino come si presenterà, quindi noi lo mettiamo in questa maniera, ora poi vi dirò come cucirlo, ed ecco qua. Adesso dobbiamo creare la piccola targhettina, quindi cosa facciamo? Prendiamo di nuovo il nero e andiamo a creare 6 catenelle. Ed eccole qua. Torniamo indietro, creiamo dei punti bassi, quindi ne facciamo 5. E poi, dopo aver creato il quinto punto, sullo stesso punto ne andiamo a fare altri 2, così giriamo il lavoro perché è un piccolo rettangolino, e andiamo a fare altri punti dall'altro lato. Vedete, ci sto girando intorno. Faccio l'ultimo e dovrei, dopo aver fatto questo, io devo chiudere qui con un punto bassissimo. Scusate, non so se adesso si vede, sì. E cosa faccio io? Mi inserisco, ma vado a prendere nuovamente il dorato perché l'ultimo giro, quindi il contorno, glielo farò del dorato che abbiamo utilizzato per il tondino. Quindi mi aggancio, quindi ho fatto già il cappietto, quindi ritorno nel rettangolino, vado nell'ultimo punto, mi vado ad agganciare, quindi faccio il cambio colore come già vi ho fatto vedere prima e chiudo. Ed ecco qua. Faccio una catenella e proseguo, quindi vado a creare il mio piccolo angolino, quindi faccio un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto. Proseguo su questo lato
continuo, arrivo all'altro angolino e mi vado a creare appunto, quindi catenella, punto basso nello stesso punto, scusate un attimo, poi faccio un altro punto basso, in quello che si trova nell'angolo faccio una catenella, un punto basso ed ecco qua, e proseguo. Aspettate, prendo un po' di filo. Come vedete sto utilizzando quelli che rimangono, perché questi tutorial servono veramente a utilizzare, come dicevo prima, tutti i fili che ci rimangono. Quindi proseguo, arrivo nuovamente all'angolo, catenella e un altro punto basso. Poi faccio l'ultimo punto basso, eccolo qui, taglio il lavoro, scusate, taglio il filo, mi aiuto con un uncinetto più piccolo e vado a rifare la mia asola di chiusura. Poi tutti questi fili li appuntiamo dietro, li tagliamo, tanto poi non si vedranno perché dobbiamo appunto cucire questa parte sulla borsa. Ed eccolo qui. Noi adesso lo andiamo a posizionare in questa parte qui e adesso inizieremo. Nel prossimo video vi farò vedere come cucire e poi ci dedichiamo alla tracolla. Adesso dobbiamo cucire appunto questi due inserti, quindi cosa facciamo? Prendiamo un ago, un colore il più simile che ci sia, tanto per come verrà cucito non si vedrà, ma comunque io mi ritrovavo questo, e allora cosa faccio? Mi posiziono dove noi vogliamo appunto che stia questo in piccolo inserto e con dei punti, cercando di farli più nascosti possibile, andiamo a creare la cucitura. Quindi un passaggio semplicissimo, vedete già il punto non si vede più, e lo facciamo per tutto il perimetro, quindi con dei punti andiamo a cucire, vedete? Facciamo la stessa cosa, appena terminiamo questo, facciamo la stessa cosa con il tondino, quindi con l'obiettivo, diciamo, lo posizioniamo in questa maniera, centrandolo, quindi finiamo le cuciture e ci rivediamo per realizzare insieme la tracolla della nostra borsa. Finita la lavorazione del corpo borsa, adesso ci occupiamo della tracolla che farò ad uncinetto come vi avevo accennato. Io lo andrò a lavorare direttamente sulla borsa, quindi cosa faccio? Io mi prendo il centro e vado a lavorare su 3 maglie, quindi la tracolla sarà creata da 3 maglie basse con righe di andata e ritorno fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Quindi mi vado ad agganciare, faccio il primo, il secondo e il terzo, quindi quello accanto. Il primo punto è un po' complicato, ecco fatto, e mi sono agganciata. Poi questo filo lo andiamo a nascondere al solito, quindi catenella, voltiamo il lavoro e, come vi dicevo, andiamo a creare righe di andata e ritorno. Io penso di creare una tracolla a spalla, quindi non più di 50 cm, voi potete realizzarla a tracolla, quindi più lunga, 1 metro, chiaramente questo sempre a vostro piacimento. Quindi io continuo, faccio questo lavoro, quindi faccio 3 punti bassi, catenella, volto il lavoro e ricomincio. Quindi un passaggio molto semplice.
Faccio anche l'ultimo, così vi faccio vedere. Quindi ho iniziato, poi cosa faccio? Quando finisco vado a prendere i 3 punti di fronte e poi mi andrò ad agganciare con dei punti bassissimi. Quindi ci vediamo quando anche la tracolla è completa. Ed eccola qui finalmente completa, quindi tracolla realizzata. Come vi ho detto prima, l'ho realizzata a spalla, quindi una media lunghezza. Voi chiaramente la potete fare a manichetto, la potete fare a tracolla, potete inserire una catena. Chiaramente ogni progetto poi va personalizzato. Ho inserito anche una calamita per poterla tenere un po' più chiusa e il gioco è fatto. Io mi auguro di avere spiegato per bene i passaggi. Se c'è qualcosa che comunque non è chiaro, non esitate a scrivermi. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi e con questo codice potete acquistarlo con uno sconto di 5 euro. Attivate la campanella nel momento in cui vi iscrivete sul mio canale, così saprete sempre, ogni qualvolta esce un mio video, potete appunto guardarlo e tenervi sempre informate sui miei progetti futuri, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.